Ciao amanti della pizza, io sono Gigi Attanasio e insegno a fare la pizza napoletana in casa per contribuire a creare i vostri momenti di gioia e di condivisione attraverso la pizza e cambiare per sempre la vita delle persone. Lo sapevate che esistono almeno 20 modi diversi per stendere la pizza? E in questo episodio vi farò conoscere tutte e 20 le tecniche per aiutare a migliorare la vostra tecnica di stesura. Cominciamo subito con Franco Pepe. Franco Pepe nel corso del tempo ha utilizzato due tecniche leggermente diverse. In questa prima tecnica utilizza i polpastrelli per allargare di poco la pizza, che comunque è molto idratata. Vedete, piccoli movimenti, e allarga la pizza leggermente in questo modo. Poi per finalizzarla, una volta raggiunta la forma desiderata, la fa roteare in aria in questo modo. Vedete? Successivamente invece è andato un po' più diretto sulla pizza, usando meno i polpastrelli e più il palmo della mano, ma utilizza sempre questo movimento per far volare la pizza ed allargarla nel giro di 2 movimenti. Poi, dato che la pizza è molto idratata, lui generalmente la condisce sulla pala. Poi vedete, mette la farina sulla pizza e poi la mette al contrario sulla pala, anziché mettere la farina sulla pala. Poi guardate che cosa ha fatto. Ha fatto scoppiare la bolla. In questo modo in cottura la bolla non si gonfierà e non si brucerà, cosa che capita spesso nelle mie pizze. Questo invece è Rico Porzio, che ringrazio personalmente perché mi ha inviato questo filmato che ha fatto appositamente per questo video. Anche qui l'impasto si stende da solo e in 3 passaggi, 4 al massimo, lui riesce ad allargarlo, però sostanzialmente lui utilizza lo schiaffo quasi dall'inizio alla fine e poi fa anche volare la pizza. Poi c'è Vincenzo Esposito. Questo panetto sembra meno idratato rispetto agli altri e lui parte dal centro per arrivare fino al bordo della pizza, spostando i gas per fare il cornicione. Una volta allargata la pizza sufficientemente, fa questo movimento che è bellissimo. Con la mano destra tiene la pizza ma la fa anche roteare e con la sinistra dà lo slancio e poi finalizza la pizza utilizzando la forza di gravità. Vedete al rallentatore com'è bello il movimento? È più comprensibile. Davvero un metodo grandioso per quella tipologia di pizza. Poi c'è Enzo Coccia, anche il suo panetto è meno idratato rispetto ai primi che abbiamo visto. In questo video fatto per Italia Squisita, lui mostra proprio la tecnica della stesura. Infatti va ad una velocità umana e fa vedere proprio come si fa. Quindi con una mano tiene la pizza, con la destra nel suo caso, e con la sinistra la tira per poi rilasciarla. Poi una volta raggiunta una dimensione sufficiente, la pizza in automatico andrà sul braccio. Vedete come fa? Poi quando chiaramente va ad una velocità più alta, quasi non si vede, e finisce sul braccio. Poi c'è Gino Sorbillo. Non si trovano tanti video di stesure sue, chiari, e in questo caso lui utilizza un mix di tecniche, quindi schiaffo, allarga la pizza nella maniera classica, utilizza anche un po' di tecnica che vedremo successivamente per il canotto, anche se lui non fa le pizze canotto. Poi c'è Davide Civitiello, che mostra chiaramente come stendere la pizza. Lui dice sempre che bisogna mettere le mani in questo modo, incrociarle e poi spingere dal centro verso l'esterno per spingere i gas. Poi nel suo caso l'impasto è molto idratato e quindi in pochissimi step riesce a stendere la pizza e farla di una dimensione sufficiente. Ringrazio per questo video la Confraternita della Pizza, così come per gli altri che vedrete successivamente. Questo è proprio raro e riguarda la stesura della pizzeria Michele a Forcella. In questo caso in realtà la stesura della pizzeria Michele a Roma. La cosa importante è che parte dall'esterno per arrivare all'interno della pizza, quindi fa nella maniera opposta. Questo invece è Ciro Salvo. Si vede poco ma sufficientemente per vedere che il suo panetto si stende da solo, quindi c'è tecnica ma in realtà è così idratato che bastano 2-3 giri di schiaffo per allargarlo. Poi c'è Vincenzo Capuano, che faccio fatica a vedere tanto che è veloce. Non lo fate a casa perché la pizza può volare dappertutto. Guardate con che maestria, con che abilità e con che velocità stende la pizza. Ne può fare davvero tantissime in pochi minuti. Questo è il rallentatore perché meritava tutto. Guardate, prende la pizza, 1, 2, 3,
4, la gira 1, 2, 3 e la fa roteare. È fantastico. Salvatore Di Matteo, anche qui la confraternita ci ha messo lo zampino, e qui anche lui metodo classico, non parte in realtà dal centro della pizza, ma parte dal sopra, diciamo dal nord per arrivare al sud, e poi ribalta il panetto. Anche qui l'idratazione mi sembra più bassa e quindi può far volare la pizza senza problemi, guardate, ed è anche perfetta dal punto di vista proprio estetico. Poi c'è Attilio Albachiara, credo che questa fosse una convention o un evento, e quindi qui sta mostrando come farlo, quindi non lo fa ad alta velocità, e questo ci permette di capire che per ottenere una pizza perfettamente tonda lui effettua questa tecnica diverse volte e va a distribuire perfettamente l'impasto lungo tutto il diametro della pizza, e questo permetterà di avere una forma perfetta. Anche lui spinge l'impasto verso l'esterno per ottenere il cornicione, e poi una volta raggiunta la dimensione desiderata parte con la tecnica dello schiaffo, anche qui ad alta velocità. È fantastico anche questo metodo classico, ma è pur sempre affascinante. Poi c'è il baby pizzaiolo prodigio, ragazzi, questo bambino mi ha fatto sempre impazzire, perché stende la pizza bene, considerata sia l'età che l'esperienza. E lui in realtà in questo caso stende la pizza schiaffeggiandola, vedete? Allora la schiaccia e la schiaffeggia, quindi metodo classico, e poi la fa anche ruotare, quindi diciamo è la versione baby di Sorbillo, guardate. E poi fa una cosa interessante, che è un insegnamento per tutti. Ad un certo punto, mentre stende la pizza, si buca, e lui che fa? Una volta visto il buco, prende un pezzetto di impasto per coprire il buco e poi preme. Questo è un metodo classico, eh? Poi c'è Salvatore Lioniello, anche qui lui ha un impasto che si stende da solo, parte leggermente dal centro ma lavora soprattutto sul cornicione, quindi affonda le dita nel cornicione e allarga la pizza facendola ruotare. Qualche volta poi la ribalta, ma fondamentalmente grazie all'idratazione non fa acrobazie. Poi c'è Vito Jacopelli. Vito Jacopelli in questo suo video mostra proprio come stendere una pizza. L'ho velocizzato un pochino perché nel video originale lui andava molto lentamente per mostrare proprio tutti i passaggi. Anche lui, come altri, crea proprio il cornicione, quindi non solo spinge l'impasto ma poi lo modella, e lo modella con questa parte del palmo della mano, e poi come altri fa lo schiaffo, molto alla coccia questo schiaffo. E poi passiamo ai pizzaioli amatoriali. Cominciamo da Sergio Mura della Pizza Fatta in Casa. Sergio ha riassunto qualche tecnica e quindi spinge con le mani a V come fa Civitiello. Lui però non eccede nel cornicione, parte dal centro, il cornicione rimane piccolo e allarga la pizza fino alla dimensione desiderata per poi finalizzarla, e vedete che anche ad una velocità normale la pizza si stende benissimo. E poi c'è Vincenzo Viscusi che in uno dei suoi video mostra come fare la pizza a canotto. Quindi prende il suo bellissimo impasto, lo spinge partendo da sud andando fino al nord, lascia circa 4 cm di cornicione e lavora anche allargando la pizza utilizzando i mignoli man mano che si sposta, guardate, per creare una pizza quasi perfettamente tonda. Quindi lui schiaccia sempre il centro, distribuisce in maniera equilibrata l'impasto e poi finalizza con questa sorta di tecnica dello schiaffo, diversa da altre che abbiamo visto prima, perché utilizza sostanzialmente il braccio. Poi c'è Antonio di Malati di Pizza. In questo video, in cui ha fatto una pizza canotto con la biga di Lioniello,
stende la pizza quasi come Lioniello. La ribalta una sola volta, parte sempre da sotto per poi spingere l'impasto lungo il cornicione, ma notate che affonda le dita alla base del cornicione per poi ruotare la pizza, e in questo modo, seppur lentamente, in realtà allarga la pizza in maniera soddisfacente, distribuendo bene l'impasto ovunque, perché va a prendere quel po' di impasto lungo il cornicione, quindi lui non tocca più il centro per evitare che si strappi. E poi infine ci sono i miei metodi. Ho preso, secondo me, due metodi iconici che non abbiamo visto in precedenza. Quello che ho definito del faraone, perché l'ho visto fare agli egiziani pizzaioli a Milano. Loro allargano la pizza, non fanno il cornicione, invece ho lasciato il cornicione, ma la parte più importante è quando spostano la pizza sui pugni, e utilizzano quindi i pugni per far fare questo movimento rotatorio, come se si ruotasse il volante di una macchina, per far appunto ruotare la pizza e allargarla con il minimo sforzo. E infine c'è l'ultimissimo metodo che raccomando ai principianti. Anche qui parto un po' alla civitiello per fare il cornicione, ribalto la pizza, l'impasto è abbastanza idratato, quindi in pochi passaggi riesco ad ottenere la dimensione desiderata, che generalmente è la dimensione della mia mano. Non sono altissimo fortunatamente, altrimenti dovrei lavorare di più sulla pizza. A questo punto prendo la mia arma segreta, una scodella d'acciaio che utilizzo per finalizzare la stesura. La infarino leggermente, adagio l'impasto sulla scodella e come un vestitino lo utilizzo per coprire la scodella. In questo modo la pizza si stende senza sforzo e l'impasto si distribuisce in maniera omogenea lungo tutto il disco di pasta. Quale tecnica utilizzate attualmente per stendere le vostre pizze? E soprattutto, quali di queste tecniche che avete appena visto è la vostra preferita e vorreste imparare ad usare? Fatemelo sapere in un commento e lasciatemi un bel like. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campana per ricevere una notifica tutte le volte che caricherò un video nuovo, e carico più o meno un paio di video a settimana. Ricordate che sono su Instagram e su Telegram come Gigio Pizza e su Facebook come Impasto in Fuga. Poi c'è il mio corso di pizza su Udemy, The Art of Pizza Making, che è un corso in inglese che presto tradurrò anche in italiano. Sappiate che è possibile abbonarvi al mio canale per ricevere in cambio una serie di fantastici vantaggi. E infine ringrazio tutti i pizzaioli che hanno condiviso la loro arte, e ringrazio anche i vari canali YouTube che hanno messo a disposizione questa conoscenza per tutti noi pizzaioli amatoriali. Amanti della pizza, ciao e alla prossima! Ciao amiche ed amici, in molti di voi mi hanno chiesto di chiudere la finestra. We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza.